Questo è il mio personaggio. Cosa hai da dire al riguardo? Ma non lo so, onestamente trovo sia molto magrolino, non lo so, tutto un po' asciupato, forse proprio come te. Dovresti sistemarti un po' questi capelli, stai un po' con me. La sfida di oggi c'era così tanto di farla che siamo qui a mangiare. Ci dite la sfida per favore mentre mangiamo. Corradino. La sfida di oggi consisterà in ciascuno di voi che dovrà pescare un bigliettino e troverà in questo bigliettino un personaggio Disney che dovrà disegnare in un contesto particolare per ogni manche. Ciascuno dei due dovrà poi indovinare chi ha disegnato l'altro. Mangiamo, ce ne disegniamo. Prima mangi. Pescate a turno un bigliettino nella ciotolina che avete alla vostra destra. Non dovete far vedere chi ha pescato cosa all'altro. Va bene. Peschi un biscotto. Ok. Il contesto in cui dovete disegnare questo personaggio è mentre è in vacanza. Ok, mettiamo il divisorio. Ma perché tutto sto divisorio? Non ne va bene una! Penso sia stato durante la sfida degli acrilici. Se l'avete vista, ci sarà il link alla fine del video. La votazione sarà divisa in due parti, 20 punti che otterrete se il vostro avversario indovina. Gli altri punti saranno divisi tra me e Lavinia che vi voteremo in base al disegno. Se fate un personaggio che è troppo ovvio e che magari non è tanto in vacanza perché lo mettete esattamente come nel film, otterrete i punti per aver fatto indovinare, ma otterrete meno punti da noi. Quindi è un bilancio tra queste due cose. 10 minuti a partire da ora. Sto pensando se c'è un modo per poter valorizzare l'aspetto della vacanza considerando il mio personaggio com'è. Ma è difficile perché questo personaggio è presente in 10 cartoni diversi. Quanto tempo resta? 5 minuti e 45 secondi. Ma stiamo scherzando? Ho mangiato solo un biscotto in 5 minuti. È una mia illusione o il personaggio di Richard non ha le mutande? 15 secondi restanti e stoppete. 3, 2, 1. Ma che cazzo. Carino, il castello ti è venuto bene. Ci ho perso 5 minuti solo per il castello. Riesci a capire chi è? La fata madrina. Ma è la fata madrina! Baby! Ma quanti biscotti hai mangiato? Ho fame. Ma tu hai dei problemi. Allora, è la fata madrina che prende il sole e usa i suoi poteri per assicurarsi che ci sia il bel sole. Quindi c'è il brutto tempo che va via e il sole che splende per farsi la bronzatura. Ah, il tuo, anche se hai i capelli di Jasmine, non è Jasmine, è Biancaneve. Ah, è in vacanza a Disney World. Mi piace, secondo me dovresti vincere tu. Secondo questa me manche. dovresti vincere tu perché è orribile il tuo invece. Grazie. Quindi Avete entrambi indovinato, quindi entrambi cominciate con 20 punti di base. Adesso io e Lavinia ci divideremo il resto dei voti. Mi sono piaciuti entrambi tantissimo. Darò 40 punti a Francesca, che per me è il massimo, e 35 punti a Rick. hai qualcosa contro le diverse tipologie di bellezza? No, Francesca ha un'idea di vacanza un po' più originale e divertente per il personaggio che ha fatto. Passo a Lavinia. Mi fa spaccare il disegno di Rick, il modo in cui ha rappresentato la fata madrina, che sia lì sul lettino, mezza nuda, mi uccide. Per quanto riguarda il disegno di Francesca, è molto riconoscibile Biancaneve, ma trovo meno creativo il concetto di vacanza. Ci sta il fatto che sia Disney World, apprezzo di più il disegno di Rick perché è divertente vedere la fata madrina fuori dal suo ruolo. Darò 35 punti a Francesca e 40 a Rick. E io approvo! Questo porta una perfetta parità. Quindi passiamo alla seconda manche. Sfidanti, pescate. Fermi tutti, qui ci deve essere un taglio perché altrimenti le camere non registrano più di così. Siete pronti da casa? Ci sarà un taglio in questo momento. L'avete notato il taglio? Se sì, scrivetelo nei commenti. Faccio io. Cosa? È lungo quel bigliettino. Fa vedere un po'. No. Puoi googlare la reference e capirai subito chi è. È stato detto il suo nome, ma chi se lo ricordava? Però per avere i punti in più bisogna indovinare esattamente il nome, Trovo che questa cosa vada a svantaggio dell'avversario. Questa manche dovete disegnare il personaggio in un contesto lavorativo differente, come se il personaggio cambiasse lavoro. Se mettiamo che fosse un personaggio che non ha un lavoro, no? Allora deve trovare un lavoro. E allora 3, 2, 1, va via. Francesca ha praticamente già fatto il personaggio capibilissimo. Davvero? Eh sì. Dora l'esploratrice. Tempo? 4 minuti. Che palle.
E stop. Io lancerei però il primo imprevisto all'oscuro della giuria. Il soggetto che pescherete non verrà visto da nessun altro, quindi dovrete fare indovinare Piero e Antonio, il vostro personaggio. Ah, cacchio, ma che ne sa? Piero. Se cantano lui non ha visto niente. Però il lavoro secondo me Piero lo indovina. Voi dovete indovinare di che personaggio Disney si tratta il disegno che hanno fatto. Cioè, prima ho cercato il film Disney a caso e l'ho vista, ma è tipo inizia con la K. Sì, inizia la K, ma sai di che cartone è? Indovina almeno il film. O Atlantide. Oh, il tuo benestare? Diciamo che va bene. Beh. Questa è Lilo e Stitch. Immaginate se ti avesse detto Dora l'esploratrice. Cioè, secondo te io so il nome della bambina di Lilo? Ah, giusto, Lilo si chiama. Ah, secondo te? Incredibile. Ma non è una femmina? Ma Lilo è un nome da femmina. Che lavoro fa? L'addestratrice di leoni? Il mio? Che lavoro fa? Un reattore? Cos'è? Un nocciolo? È diventata combustibile. Perché a un certo punto in Atlantis vanno lì per cercare questa fonte di energia inesauribile. E a un certo punto la trovano e la incanalano dentro a questo personaggio, che diventa praticamente la manifestazione di questa energia potentissima. Questo è lei, ha incanalato tutta questa energia. E questa qua è come la utilizziamo. Come si chiamava sta qua? Chi da la Kashnedah. All'inizio pensavo Kim fosse Kardashian. Kardashian. Infatti dico, ma non avevamo detto personaggi Disney? Ma quindi io a che servo? Tu non hai detto niente, sei stato solo qui a mangiarmi i biscotti. Vattene via. Ma stiamo sempre che calma. Stiamo scherzando. Cosa è successo? Cosa sta succedendo? Dai, ma ti sei mangiato l'ultimo biscotto. Ero riuscito a metterlo lì, a tenerlo in salvo da Antonio. Tutto per lasciare alla Francesca. Andiamo a sti punti. 20 punti di partenza visto che i guys hanno indovinato. 30 a Rick e 23 a Fra. Il personaggio di Fra è super riconoscibile. Non sono sicuro se sarebbe il lavoro con cui la associerei più facilmente, soprattutto perché ce la vedo più animalista che lei che addestra un leone. E poi sarebbe stato forse divertente al posto del leone a questo punto Stitch. Ma è proprio quello il punto. È che lei per tutto il cartone, nonostante Stitch sia tipo un mostro cattivissimo, lei non ha minimamente paura di lui e gli insegna le buone maniere. Sì, ma non per ammaestrarlo. Ma non mi rompe il cazzo. Non lo so, forse non ce la vedo tantissimo col lavoro, quindi qualche punto in meno. Quello di Rick forse è meno dettagliato il disegno del personaggio in sé, però fa spezzare, quindi non è un 40 pieno, ma un po' di punti in più. Allora, io darò 27 punti a Francesca. È vero, è super riconoscibile già solo dalla bozza. Secondo me ha fatto invece benissimo a non inserire Stitch, perché era Lilo la protagonista. Darò 33 punti a Riccardo. Super divertente il modo in cui ha interpretato questo mestiere. Non penso sia una cosa effettivamente fattibile. Dici? Nella vita non si può mai dire chi può diventare un reattore nucleare. Per un totale di 70 punti Francesca e 83 punti Riccardo. Vediamo un piccolo vantaggio di Rick. E quindi terza manche. Fermi. Ragazzi, c'è un altro momento. Dobbiamo stoppare le camere. Alcuni di voi potrebbero non vedere il taglio, altri sì. Solo i più attenti lo vedranno. Scommetto che è stato impercettibile, vero? Francesca, puoi anche... Che stai a fare lassù? Stavi cercando le briciole. Terza manche. Ma prima attiviamo il secondo imprevisto. Problemi di memoria. Dovrete disegnare senza poter guardare nessuna reference di riferimento. Se non sapete chi è il personaggio, posso solo dirvi il film di riferimento. Vediamo. Il contesto in cui dovete disegnare il personaggio è mentre pratica un hobby. Nuovo però. Non quelli che ha sempre praticato nel film della Disney. Non mi ricordo il cartone. Francesca, in mancanza degli Eurosaiba, si mangia la matita. Avvio il timer. 3, 2, 1, via. Sì, forse ho capito. Ah, forse so anche quello di Fra. Senza biscotti sto video è inutile. Anche la vittoria o la sconfitta non hanno sapore. Oh no, cosa sto vedendo, Francesca? Mi dispiace. Veramente? Sto cercando se c'è il filtro pixel. Però prima di fare il filtro pixel devo comunque farlo. Poi la giustifico, non è che la sto facendo a caso. Sto cercando di essere molto vaga in modo che non siano problemi. Io lancio il terzo imprevisto.
all'ultimo voto. Questa volta sarà la chat a non sapere che soggetto disegnate. La chat potrà scrivere il proprio voto come commento e noi li conteremo. Ogni singola persona che indovinerà il vostro soggetto vi farà ottenere dei punti. Tre, due, uno, vai. Questo è Mowgli? Beh, direi che fermiamo vabbè. così potete commentare. Quanti ne hai contati? 49. E invece Francesca 50. Va bene. Quindi non vota Riccardo. No, grazie a questo imprevisto il voto è stato cambiato. Ok, va bene. Mowgli, Francesca ha detto. Interessante, perché in realtà è Mowgli. Però Mowgli mi ricordo che non aveva la gonnellina, aveva un paio di pantaloncini molto corti. Ma lo è riconosciuto. Mowgli nel frattempo, vivendo nella giungla, ha avuto modo di coltivare le proprie passioni e anche di curare un po' il suo look. E quindi le sue collezioni sono le briciole? Ispirato dalla canzone di Baloo, dove dice basta un po' che briciole, è andato alla ricerca di briciole e ha scoperto che ogni briciola è fatta a modo suo. Naturalmente esponendole tutte quante nella propria collezione di briciole, ma ovviamente la collezione, quella veramente importante di valore, la tiene chiusa qui. Allora, questa qua è Megan di Hercules. Sei sicuro? Sì, è di Hercules. Forse no. Meno male che non doveva votare Riccardo. Meno male che- Io, Rick, ti dico, Francesca all'inizio della mancia ha detto meno male che mi è uscito questo personaggio. È Esmeralda. Esmeralda. Sì. Sembra Megan di Hercules. Ma- Scusa, hanno capito che era Esmeralda? Sì. Ma perché Francesca, facendo vedere le reference qua, Ma gliela non si fate poteva vedere. prendere reference. Cioè, non ti voglio dire niente. Manca il rossetto, ma. Cioè, pure il cosino con i cosetti. Boh, cioè. vabbè. Questo è il suo hobby. E il suo hobby. È il suo hobby. E la motivazione per cui ho scelto questa cosa è questa. Nel film Disney lei ovviamente è una delle più forti donne Disney. Emancipata, matura. Il motivo per cui lei fa sexting è perché in realtà l'Esmeralda vera ha 14 anni ed è un po'. Non si può dire. Oh, è vero. Secondo me è super riconoscibile il personaggio di ognuno dei vostri disegni, però secondo me entrambi non sono hobby. Darò 19 punti a Riccardo per il suo disegno e ne darò 21 a Francesca. Allora, darò 20 punti a Francesca, 26 a Riccardo, perché secondo me l'hobby che ha disegnato Riccardo è più un hobby di quello che ha fatto Francesca. Comunque mi sa che Esmeralda ha visto un po' troppe volte la di Notre Dame, ha confuso. No! Guarda, ma anche prima di pescare attiverei Kama il prossimo imprevisto. E allora attiviamolo questo imprevisto per Dindirindina. Performance perfetta. Dovrete impersonare il vostro personaggio Disney e la chat vi darà punti ulteriori sulla base della vostra performance. Beh, ora pescate pure. Oh! Non ci credo, anche di lei posso dire monologhi interi. Io non so che cosa vi sia uscito, ma adoro le vostre È lo reazioni. stesso film praticamente. È la prima volta che sono felici Sì, dell'imprevisto. infatti. Dovete disegnarlo e la manche è se il personaggio fosse di sesso opposto. Oh no, non lo indovineranno mai. allora. Però loro la devono interpretare del sesso giusto? Sì. Aspetta, devo entrare nel mood. Ridisegniamolo. Mi sa che ho capito qual è il personaggio di Fra e forse ho capito perché deve essere donna. È praticamente il fulcro del suo personaggio. Comunque se proprio devo, effettivamente è più facile fare da maschio a femmina che da femmina a maschio. Sicuramente in questa manche è molto più semplice. Mancano 35 secondi. Guardate, questo separé sparito. Ecco qui il mio disegno. Guarda dov'è ora. Era dietro di te. Questo è il mio personaggio. Cosa hai da dire al riguardo? Ma non lo so, onestamente trovo sia molto magrolino, non lo so, tutto un po' asciupato, forse proprio come te. Dovresti sistemarti un po' questi capelli, stai un po' con me. Guardati, tesoro. Il tuo personaggio quindi è? Guarda nella tua tasca. Cosa dice il tuo bigliettino? Ma è Madre Gothel. Io ho indovinato il tuo personaggio, se indovinerai anche il mio, allora la tua anima sarà mia. Ma guarda, credo che questo personaggio probabilmente ha un nome insignificante perché non me lo ricordo, ma sicuramente appartiene alla principessa il ranocchio. Bellissimo. I nomi erano sì Madre Gothel e Dottor Facilier della principessa Ranocchio. Tu era molto difficile da trasformare in maschio. È uguale, io ho soltanto accorciato i capelli. Beh, comunque partono entrambi da 20 punti anche in questo caso. Allora, darò 39 punti a Riccardo e 33
a Francesca. È molto più riconoscibile quello di Riccardo, per cui gli do qualche punto in più. Mentre quello di Fra, non so se l'outfit o la corona, eccetera, ma a primo impatto è meno riconoscibile. Quello di Riccardo forse anche più impattante. Anche l'oscurità che c'è attorno e le carte, cioè danno molto carattere. Allora, io darò 37 punti a Riccardo e 30 a Francesca. Secondo me sono entrambi riconoscibili. Anche quello di Francesca, è vero che l'outfit non aiuta, però come vai a riproporre l'outfit della matrigna al maschile è impossibile. Di Riccardo è riuscito a dargli un po' di carattere in più. Manca solo una manche per poter stravolgere o meno questa sfida. Prima della prossima manche, però, è arrivato il momento. Le nostre camere non ce la fanno a registrare per così tanto tempo. Se volete supportare le nostre camere, chiamate questo numero per donare nuova vita alle nostre camere. D'accordo? Dai. Quinta manche? Ma Quinta prima, manche. quinto imprevisto. È un segreto. È un segreto. In questo caso anche voi non saprete chi è il soggetto. Pescheremo noi il soggetto e ve lo descriveremo brevemente. Dovrete poi voi stessi indovinare chi è. Voglio mischiare. Posso mischiare? Mescola pure. Fammi vedere le mani. Sono vuote. Davanti e dietro. Sono vuote? Wow, non ha nulla nella manica. Vai. Adesso batti le mani 5 volte. Pensa se adesso le batte e cade un bugliettino. Via ai 10 minuti e nel mentre Conrad e Lavinia vi descriveranno il vostro. Mi raccomando, non ci mettete 10 anni. È un ragazzo giovane, ha dei pantaloni tipo leggings molto lunghi e delle scarpette a punta, ha un cappellino Scusate, ma il cappellino com'è? brutto. Grazie. Anche una cintura in vita. Ha una maglia con le maniche corte. La manche di questa ultima è durante l'evento più importante della sua vita. E pensate quale potrebbe essere? - 45 secondi e stop. 3, 2, 1. Allora, era Peter Pan, no? Corretto. Che è stata la prima cosa che ho detto appena. È giovane, Peter Pan. Quindi il tuo momento è... Il diploma. Visto che lui non cresce mai, non si diploma mai. Io ho vissuto invece il dramma del non crescere mai, il momento più importante della sua vita, e cioè l'unico momento in cui ha deciso di non volare. E c'è lui che si butta da un dirupo mentre dice: non crescerò mai, non sarò mai adulto, non vale la pena vivere una vita fermo nel tempo. A che pro volare verso nessun luogo? A che pro continuare così? Sono depressa ora. Sei depresso. Allora, il tuo disegno mi piace molto il fatto che stia volando. Forse è un po' rigido nel suo volare. Ci sembra Ma lui è sempre un sembra po' ha così. fatto una scorreggia. Sembra, quando lui vola, è sempre un po' tipo così, no? Un pochino impettito. Quindi direi che partono entrambi con i 20 punti. Ah, per me è semplice. Riccardo, 35 punti. Mi piace molto l'idea, perché capisco benissimo le motivazioni. Anzi, Francesca, 40 su 40. Come ben sapete, mi piacciono molto i dettagli. E il fatto che tutti i cappelli volino, ma lui l'abbia fatto volare a modo suo, volando lui stesso anziché lanciando il cappello, mi ha vinto. Lavinia. Allora, entrambi i disegni mi piacciono molto. Descrivono momenti molto diversi della vita. Ma altrettanto importanti. L'inizio di una vita e la fine. Non farmi deprimere, Rick. Darò 29 punti a Riccardo, 35 a Francesca. Mi distrugge il fatto che abbia deciso di non lanciare il suo cappellino, ma di lanciare se stesso. Anche il mio lancia se stesso. Sì, però non finisce bene. Vediamo il complessivo, chi sarà il vincitore. Rick. 452 Riccardo, Per 19 punti. 433. I biscotti mi hanno dato molto. Io direi di chiudere questo video mangiando un biscotto. E non ci sono più. Come deve essere chiuso? Aspetta, Rick, io lo so come lo dobbiamo chiudere. Ciao.